Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 13 al 28 agosto, dove troveremo la luna piena in pesci. Vi ricordo che è un'attesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna, poi vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Un po' per tutti ci porterà questa luna piena in pesci un periodo migliore per la riflessione e per la ricerca interiore e spirituale. Possiamo allontanarci dalla realtà per scoprire i nostri sogni, i nostri obiettivi, seguire l'intuito, c'è un alto livello di empatia, possiamo percepire attraverso i sentimenti e le emozioni che ci aiuteranno a pensare alle cose più importanti e appunto stabilire i nostri obiettivi e direi anche un buon momento per porre fine a conflitti, dubbi, incertezze e paure. Di contro dobbiamo fare attenzione, ovviamente sia per noi stessi che per gli altri, alla troppa sensibilità, al nervosismo, all'irritabilità, alle vecchie situazioni ed esperienze che si possono ripetere, ai ricordi spiacevoli, lo stato emotivo abbastanza instabile, rischiamo di impantanarci nelle illusioni, nelle paure e nei dubbi. Queste sono le energie pro e contro a livello astrologico e adesso vediamo proprio per voi del Capricorno cosa vogliono dirvi gli oracoli. All'inizio di questo periodo, quindi intorno al 13 agosto, subito dopo la luna piena, troviamo questa carta. Volo notturno è un po' particolare come messaggio perché parla di un qualcosa che ci destabilizza. Se non ci fidiamo, se, sentiamo l'esigenza di stare in guardia, per qualcuno, per qualcosa, chi c'è nella vostra vita, chi sta per entrare, quindi tutti questi dubbi, queste incertezze e anche forse, paure, è vero, possono essere utili perché bisogna stare sempre attenti, quindi soprattutto a non credere a quelle promesse clamorose, anche valutare possibili opportunità e alternative. Quindi è vero che c'è magari qualcosa che appare in un modo che sembra, diciamo, però non lasciamoci bloccare totalmente. Quindi questa carta volo notturno ci sta dicendo in qualche modo di stare in guardia, di essere comunque attenti a qualcosa o a qualcuno. Stabilito questo punto iniziale, la giumenta della notte ci fa capire che c'è una paura, c'è un qualcosa che deve essere affrontato per essere superata una volta per tutte. Quindi cerchiamo di tenere alto il nostro umore, la nostra testa, cercare proprio di concentrarci su ciò che ci spaventa. A volte può essere una fobia, paura della solitudine, o di non essere all'altezza delle situazioni, ce ne sono tantissime ahimè. È qui che dobbiamo comprendere e che possiamo comprendere le origini, forse anche di un trauma. Allora, se lo avete già compreso, l'oracolo in qualche modo vi sta dicendo che è arrivato il momento giusto per, superare alcune cose. Se invece siete ancora in fase, magari di comprendere, allora ecco che, alcune cose possono aiutarci, magari proprio questa lettura. Il messaggio che arriva è che c'è, un segnale intorno a voi, c'è un sogno, un desiderio, un qualcosa che può essere strumento per superare,
questa difficoltà e di concentrarci sul nostro benessere. Questa è una bellissima carta di manifestazione, quindi vi sta dicendo che potete uscire da quello che state vivendo, poi qualsiasi sia la vostra situazione, se ci sono dubbi, se ci sono paure, se ci sono difficoltà effettive, tangibili, eccetera, ecco questa ci parla proprio di risultati positivi, di soddisfazione e di manifestazione. Ma anche arriva il momento giusto dove ci liberiamo di queste cose e finalmente c'è quel momento propizio per stabilire obiettivi. Oppure siamo proprio noi che magari stiamo lì ad interrogarci: "A cosa posso fare? Non riesco a lasciare andare, non riesco a far questo". Ecco, magari smettere di dire così e, cercare invece di concentrarci su un obiettivo, su un proposito, allora lì può esserci la soluzione adatta per noi. Non solo, questa carta ci sta dicendo che ci possono essere anche delle opportunità all'esterno, degli eventi inaspettati e che finalmente ci possono far uscire dalla nostra zona di comfort e portarci verso l'inizio di qualcosa di nuovo. E adesso procediamo con gli altri messaggi dell'oracolo dello sciamano. Vediamo quali altri messaggi arrivano per voi. Allora, mischiamo bene perché comunque quando ci sono delle carte girate è vero che ci sono più messaggi, però dobbiamo far le cose come si deve e appunto adesso troviamo questa carta del fanciullo. Perfetta connessione con quello che è saltato un po' fuori. Il fanciullo riguarda anche i nostri dubbi, le nostre incertezze, trovarsi allo stadio iniziale di un qualcosa. Può essere forte, può essere entusiasmante, però possiamo avere anche tanti dubbi e tante paure e questa carta ci consiglia invece di sfruttare l'innocenza, la libertà, soprattutto dai giudizi, dai condizionamenti come stato puro, per ritrovare gioia, semplicità, rinnovamento, finalmente un riscatto, una possibilità di cambiare il nostro percorso. Quindi come un fanciullo vede tutto con meraviglia, con occhi nuovi, vivere esperienze autentiche di gioco, di curiosità, cogliere quegli stimoli positivi e portare leggerezza e una nuova connessione nella vostra vita. Il veggente può avere a che fare con il fidarsi del proprio intuito. Se non vi fidate abbastanza è, perché magari c'è una fase di rinnovamento e allora è normale che ci siano questi dubbi. Però questa carta vi sta dicendo di, acquisire di nuovo questa fiducia nel vostro potere personale, nel vostro intuito. Probabilmente ci sono quelle intuizioni che vi riveleranno delle verità importanti. Ricordatevi che è la paura che in un certo senso vi tiene lontano dalla chiarezza. Se c'è qualcosa che interiormente non vogliamo vedere e allora ecco perché scattano quei blocchi. Invece noi dobbiamo attraversare in pieno, come abbiamo visto, i nostri dubbi, le nostre paure e lì andremo a superare qualsiasi cosa. Il mago della pioggia ci sta dicendo che noi abbiamo le capacità per manifestare in modo consapevole e quindi di utilizzare tutto il nostro passato, tutte le nostre esperienze, di usare il nostro potere personale, creativo, di vivere profondamente nel nostro ruolo e di riconoscere il valore di ciò che c'è, di ciò che abbiamo. Un momento anche per soprattutto collaborare con il divino e di aver fiducia nell'imprevedibilità e soprattutto, come vi dicevo, nel nostro potere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!